semplicemente funghi porcini essiccati. Ho utilizzato l'acqua di cottura, ma che dico l'acqua di cottura? No, scusate, l'acqua in cui avevo immerso i funghi l'ho utilizzata per cucinare il risotto come se fosse una sorta di brodo, diciamo, e prezzemolo, erba cipollina, aglio, pepe e basta, credo, perché quando ci sono i funghi non c'è bisogno di aggiungere tanto altro. Ero indecisa se mettere la salsa sriracha che io metto dappertutto, ma poi ho pensato che avrebbe coperto il sapore dei funghi e non aveva senso. Quando faccio questi video mi viene l'ansia da prestazione, vi giuro che mangio come una persona normalissima di solito, ma se so che mi sto riprendendo, vabbè, l'avete visto, mi cadono le cose dalla bocca così, non ha nessun senso, è veramente ansia da prestazione. Comunque, non parliamo soltanto di quello che mangio perché non credo che interessi molto. Raccontatemi piuttosto qualcosa di voi. Cosa avete fatto? Come vanno le vostre giornate? In che periodo della vostra vita siete? Per esempio, a me piace un sacco leggere i vostri commenti perché sono curiosa di capire che tipo di pubblico attiro e di solito le risposte sono divertenti. Io ieri sera ho ricevuto un lavoro proprio dell'ultimo minuto e quindi ho dovuto fare una corsa pazzesca perché alle 7:30 di sera, 8 di sera, ci siamo resi conto che c'era stato un errore di valutazione tra me, che sono una colorista per chi non lo sapesse, e il disegnatore, e il disegnatore non aveva capito che doveva fare delle modifiche, quindi non mi ha mai mandato il materiale sul quale io avrei dovuto lavorare, e il materiale doveva andare in stampa questa mattina. Quindi abbiamo avuto un momento in cui ci siamo un po' non arrabbiati, però diciamo in cui ci siamo presi un pochino così alle strette l'uno con l'altro. Poi abbiamo deciso che era ora di darci da fare, non avevamo tempo per queste cose da bambini cretini, e lui si è messo immediatamente al lavoro, subito. Così io questa mattina
mi sono svegliata e ho visto che mi aveva mandato il lavoro da colorare e sapevo che la scrittrice stava aspettando ardentemente l'illustrazione finita per poterla stampare. Così mi sono alzata immediatamente, proprio mi sono fatta una damigiana intera di caffè e mi sono messa al lavoro. Ce l'abbiamo fatta, lei era super soddisfatta del risultato fortunatamente e siamo riusciti a non creare problemi a nessuno, insomma
quando state dormendo. Io sono al secondo piano poi, quindi molto vicina alla strada. Sentire tutte queste macchine che vanno e vengono, come sentirete adesso di sottofondo, d'altronde sono un problema. Quando ero piccola andavo spesso in montagna con mio padre e andavamo a raccogliere i funghi di persona. Casa nostra era sempre sommersa di funghi e questa cosa mi manca, cioè non andare in montagna con lui, quello proprio no, però in generale raccogliere qualcosa e nutrirsi della cosa, come spiegarlo, dà una soddisfazione diversa. Ora io non praticherei mai caccia o pesca, anche se l'ho fatto in passato, ma in questo momento, come sapete, non mangio carne e neanche pesce, però sicuramente chi di voi lo fa capirà il fatto che mangiare qualcosa che vi siete procacciati da soli ha tutto un altro gusto, dà proprio una soddisfazione diversa. E una volta ad esempio andavo a pescare sempre con mio padre e poi vabbè abbiamo smesso, abbiamo chiuso i rapporti eccetera eccetera, però io mi sentivo importantissima, mi sentivo infallibile nel pescare e poi nel ritrovarmi nel piatto quello che avevo pescato, perché mi dava un po' una sensazione primordiale, quel qualcosa che ti dice che tutto sommato non sei schiavo dell'era moderna, ma che vivi un po' come un essere umano di un altro tempo e che riesci, che sei in grado comunque a provvedere a te stesso. Non lo farei mai ora, ripeto, però capisco quella sensazione e magari con funghi o piante sì, questo lo farei se avessi la possibilità.